Se torno indietro di 3-4 anni e dico al Lorenzo di 3-4 anni fa che Denzel Dumfries va al Real Madrid dopo essere entrato anche nei 30 del Pallone d'Oro, probabilmente il Lorenzo di 3-4 anni fa mi prende un po' per pazzo o comunque non ci crede. Ecco, invece è così, perché Dumfries all'accordo con il Real Madrid, di fatto l'Inter non può farci nulla, visto che il Real Madrid pagherà la clausola che sarà inferiore ai 25 milioni di euro, sarà circa attorno ai 20 milioni di euro perché si sta avvicinando alla scadenza del contratto che sarà nel 2028 e di sicuro l'Inter perde un giocatore titolare importante, un giocatore a cui tanti si sono affezionati, secondo me, tra cui il sottoscritto che non era un grande fan, non è il mio calciatore preferito, lo abbiamo anche criticato nei momenti giusti secondo me, ma sempre nello stile di passione Inter, in maniera costruttiva, di un giocatore che abbiamo supportato e che oggi un po' mi dispiace, un po' mi piange il cuore, soprattutto dopo questa stagione qui, lasciarlo andare così. E allora bisogna attrezzarsi, bisogna fare le cose, bisogna farle anche in fretta perché si perde un calciatore importante. L'Inter si sta muovendo subito su palestra e adesso facciamo un punto della situazione complessivo analizzando tutto questo e rispondendo anche un po' ai grandi interrogativi che ci avete posto nel club di Passione Inter. Quindi ben ritrovati amiche e amici interisti, vi invito a lasciare un mi piace, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, stiamo preparando un sacco di approfondimenti in questi giorni, quindi mi raccomando non perdetevi e soprattutto venite nel club dove in queste ore la chat è infuocata, qui trovate il QR code da inquadrare, venite lì, c'è la sezione scouting, c'è la sezione di discussione, molto altro, quindi gli argomenti di Casa Inter li analizziamo a 360 gradi, come facciamo in questo episodio per parlare di Denzel Dumfries e inevitabilmente io capisco la polemica dei tifosi che dicono da campione d'Italia vinci la Coppa Italia, parti da questo double, ti prepari ad un'estate in cui si parla di evoluzione, di grandi cose, di budget di mercato, pronti via, perdi un titolare, cosa a cui non siamo più nemmeno abituatissimi perché l'ultimo titolare perso così è stato Ivan Perisic, l'ultimo titolare perso contro voi e non ceduto così dall'Inter, diciamo, ecco, forse è stato proprio Ivan Perisic. Il Real Madrid arriva, paga la clausola del contratto, una mossa anche un pochino arrogante quella del Real Madrid, del non trattare con il club, passare direttamente per la clausola, però nel momento in cui la clausola l'hai messa, ecco, lo dovevi sapere, lo sai, e accetti anche questa cosa. Poi si può discutere sulla clausola è troppo bassa, anche qui noi lo abbiamo ripetuto tante volte, qui su Passione Inter, chi ci segue tutti i giorni, quante volte vi ho detto questa cosa. La clausola nasce da un compromesso che era stato raggiunto. Vi ricorderete forse in quel periodo di 2 anni fa, Dumfries era all'ultimo anno, gli ultimi mesi di contratto, all'inizio delle trattative per il rinnovo aveva sparato delle cifre molto alte che l'Inter non gli voleva dare, non voleva dare quelle cifre ad un esterno per quanto importante come Dumfries e da lì Dumfries cominciò a sondare un po' tutto il mercato internazionale senza ricevere offerte all'altezza di quelle richieste sia da un punto di vista economico che tecnico perché poi ovviamente non voleva fare nemmeno un passo indietro rispetto all'Inter e quindi quando non sono arrivate offerte si è tornati a discutere e si è trovati questo compromesso che ha permesso all'Inter di non perdere Dumfries a parametro zero, ma soprattutto ha permesso all'Inter di godersi 2 anni in più Denzel Dumfries che è stato determinante in questi 2 anni e ti ha portato ad incassare adesso 20 milioni di euro dopo 2 anni in cui ha dato un ingaggio che era inferiore a quello che voleva percepire, però il pallino di provare un'esperienza ad un livello ancora superiore come potrebbe essere il Real Madrid oppure si parlava molto di Premier League, di top club della Premier League, con un ingaggio più alto di quello che può garantirgli l'Inter, ecco, questo pallino c'era e ora Denzel Dumfries potrà esaudire, ecco, diciamo così, questo suo sogno e vederlo avverare. Certo che mi chiedo anche, vi chiedo, se 20 milioni è troppo poco, a quale cifra bisognava considerare una cessione di Dumfries? Qual è, secondo voi, il vero valore di Denzel Dumfries? Nel club di Passione Inter si parlava di 30-35 milioni di euro. Io dico che potrebbe essere una cifra sensata, detto che è un titolare dell'Inter, quindi se tu un titolare dell'Inter te lo vuoi tenere e non lo vuoi vendere, allora per una società che viene a comprare da te Inter, soprattutto una società con tanti soldi, un giocatore titolare in un momento in cui non hai necessità di vendere, ti sparo 50 milioni probabilmente come valutazione. A 50 milioni un titolare dell'Inter, non una colonna portante, ma importante, lo vendo probabilmente. Però a quel punto allora devi dare anche un ingaggio in linea con i 50 milioni di valutazione che fai, che era quello che voleva Dumfries, che appunto non ci si è accordati su quello. Quindi è un cane che si morde la coda per spiegare meglio il contesto di questa situazione. Io per curiosità sono andato anche a guardarmi
la storia degli affari più costosi dei calciatori dai 30 anni in su, per vedere anche, se effettivamente c'è questo mercato così, importante e così movimentato tra i calciatori over 30. Devo dire che, ci sono delle eccezioni che sono, Cristiano Ronaldo, Kane, Casemiro allo United, Lewandowski. Ecco, con tutto il rispetto, Dumfries non mi sembra uno di questi calciatori qua. Per il resto, sono tutti affari con l'Arabia Saudita di mezzo o il Qatar, oppure le operazioni come Pjanic, che fu uno scambio con, diciamo così, un po' di valori gonfiati, o lo stesso Bonucci al Milan. Ecco, per il resto sugli over 30 le cifre che girano non sono così elevate, lo sono soprattutto per gli attaccanti magari. Ecco, quindi questo anche per dare un po' di contesto a livello internazionale, dove poi è il mercato chiaramente che fa le valutazioni. Di sicuro però, ecco, magari non sarà Lewandowski, non sarà Kane, non sarà Cristiano Ronaldo, Dumfries, però come vi dicevo mi dispiace per quanto non fosse il mio calciatore preferito, perché poi l'Inter va a perdere, soprattutto questo è il tema più importante, un calciatore con delle caratteristiche, non dico uniche, ma sicuramente molto rare, molto molto rare. E quest'anno Dumfries arriva anche da una stagione con un infortunio, tra l'altro, che è stato piuttosto pesante, che lo ha condizionato, quindi magari anche questo potrebbe influire in alcune valutazioni che si fanno. In assenza di Dumfries, l'Inter è riuscita comunque a fare un filotto di vittoria importante, con molti che ricordano, con Luis Enrique abbiamo vinto tutte quelle partite lì, e io ricordo sempre che secondo me non è per merito di Luis Enrique che abbiamo vinto tutte quelle partite, però vedremo magari adesso. Comunque, rientrando, poi Dumfries secondo me ha fatto sentire comunque il suo impatto, cioè è mancato Dumfries comunque nonostante i risultati che sono arrivati in quel periodo, almeno questo è come l'ho percepito io. E quindi sono curioso di vedere adesso intanto come renderà Dumfries fuori dall'Inter. È un altro di quei calciatori che sono stati valorizzati dal nostro contesto, oppure farà bene comunque a prescindere anche fuori? Sarà un altro Onana, un altro Skriniar, un altro di questi che non hanno fatto molto bene all'esterno, oppure lui si consoliderà? Secondo me è un colpo molto da Mourinho, se poi effettivamente Real Madrid annuncerà come sembra José Mourinho, e credo che potrà imporsi, perché è uno di quei giocatori che hanno, di quelle persone anche che hanno una grande cultura del lavoro, e grazie a quello si è fatto largo avendo dei mezzi tecnici inferiori, arrivando però a dei livelli altissimi. L'ha fatto anche all'Inter, e trovare un sostituto di Dumfries per me è difficile, un giocatore che lo sostituisca in tutto. E già 2 anni fa, forse vi ricorderete, qui su Passione Inter avevo fatto un contenuto di scouting molto profondo, dove ero andato ad analizzare centinaia di esterni in tutto il mondo, e stavo cercando quello che poteva essere l'erede perfetto di Dumfries, quello che per caratteristiche lo potesse ricalcare alla perfezione, o comunque che ci si potesse avvicinare. E la sintesi di quel contenuto era che avevo scovato un profilo un po' particolare, ma era molto forzata come cosa, e quindi la soluzione migliore era trovare un compromesso e accordarsi con Dumfries, cosa che poi effettivamente era successa. L'Inter adesso ha scelto Palestra come sostituto di Dumfries, ha scelto Palestra perché l'Inter, le notizie sono queste, l'Inter si sta muovendo in maniera molto forte, vuole andare a chiudere in fretta sul giocatore. L'Atalanta non sembra avere molto fretta, perché forte di una grande concorrenza internazionale, soprattutto il Manchester City, ma non solo, spara 50 milioni di euro. Prima offerta all'Inter 40 più 5 di bonus, che non sembra bastare a quanto pare per convincere l'Atalanta. Ci si chiede qui, sono troppi soldi per Palestra? Giustamente in tanti stanno chiedendo. Ne abbiamo già parlato, nel senso che per me è un profilo forte, sarebbe un affare un po' alla Bastoni, con un giocatore che vai ad inserire per costruirci su più anni, con delle caratteristiche molto nette, di un giocatore che per me inevitabilmente porterà l'Inter a cambiare. Nel momento in cui non hai più Denzel Dumfries, che ti porta 9 gol 2 anni fa, e quest'anno, se non sbaglio, comunque 6 gol e 2 assist, mi sembra di ricordare, comunque importantissimo anche nella gara col Como, importantissimo nella finale di Coppa Italia, importantissimo in queste stagioni, in fase di finalizzazione, di chiudere sul secondo palo, dicevamo da terzo a terzo, da quinto a quinto, soprattutto quante volte lo abbiamo fatto con Dumfries. Ecco, Palestra questa cosa qui per il momento ce l'ha meno, perché ha giocato nel Cagliari, dove partiva da molto più indietro e non ha questa finalizzazione estrema che ha l'Inter, quindi deve allenarsi ovviamente su questa cosa. Arriva da una stagione con un gol e 4 assist, per cui inevitabilmente l'Inter nell'immediato perde qualcosa a livello di dominio fisico negli ultimi 30 metri. Che cosa guadagna secondo me? Guadagna
nel motore, diciamo così, in dribbling, in conduzione del pallone, anche nella fase di possesso è sicuramente più pulito tecnicamente Palestra, forse anche un pochino più moderno per certi versi a livello di esterno, perché può venire anche più a convergere, può venire a giocare con entrambi i piedi e questa è una cosa molto interessante che Dumfries fa meno evidentemente. Quindi con Palestra da una parte e Di Marco dall'altra magari non avrai più quel lavoro di quinto quinto in chiusura o magari Palestra poi lo lavorerà nel tempo, però ho un'idea un po' particolare che magari poi approfondiremo in un altro contenuto, che se aggiungi anche Curtis Jones, per esempio, che è un'altra idea forte su cui l'Inter sta lavorando, mi sembra sempre più un Inter che si stia allestendo, perdendo un elemento importante come Dumfries, in funzione di creare volume di gioco per farlo finalizzare agli attaccanti, cioè Di Marco, Palestra e anche Curtis Jones sono giocatori da collegamento, da rifinitura e da poi valorizzazione dei finalizzatori. Questa è una mia idea che poi approfondiremo. C'è il tema poi comunque del fatto che bisogna avere anche il coraggio poi di lanciare Palestra subito da titolare e qui i paragoni anche con Hakimi che curiosamente è stato l'ultimo acquisto sopra i 40 milioni di euro fatto dall'Inter e guarda caso proprio nello stesso ruolo di Palestra, comunque molto simile. Hakimi arrivava da più pronto all'Inter, era passato dal Real Madrid, dal Borussia Dortmund dove si era messo in mostra e ci mise un po' di tempo per ingranare bene, ma lo fece già nel primo anno esplodendo poi nella seconda parte di stagione. Dumfries, se non vado errato, all'età di Palestra era ancora allo Sparta Rotterdam, quindi c'è margine per lavorare un Palestra che però diciamo è anche un po' la direzione che dobbiamo intraprendere, nel senso che se diciamo sempre in Italia non si lanciano i giovani, nel momento in cui vai a spendere eventualmente cifre così importanti su un giocatore così, devi avere poi anche il coraggio di accompagnarlo e di farlo giocare con continuità. Detto che poi anche sul tema del calcio italiano, che un giocatore faccia una buona stagione al Cagliari e valga 50 milioni di euro, è un discorso che poi approfondiremo, ecco. Però nel frattempo Palestra, Luis Enrique, Diouf, al momento sarebbero questi 3 i calciatori in rosa all'Inter per ricoprire quel ruolo di laterale destro. È una batteria di esterni sufficiente per quelle che sono le ambizioni dell'Inter? Io continuo a non essere convinto di Luis Enrique, sinceramente, anche se so che ci sono molti fan di Luis Enrique nella nostra community, continuo a pensare che sia un giocatore da poter cedere, incassi qualcosina e magari vai a cercare anche un laterale low cost che ti aggiunge esperienza, uno pronto subito. Qualcuno sta ipotizzando addirittura di prendere Carvajal che si svincola a parametro zero dal Real Madrid, 34enne. Ecco, non lo so se sarà una cosa fattibile per l'Inter, però un profilo esperto che ti costa poco, che ti fa da tappabuchi lì o comunque ti aiuta anche a integrare Palestra poi nell'Inter, potrebbe essere una soluzione interessante rispetto a Luis Enrique che, ripeto, a me non convince. E poi c'è anche un discorso di budget da considerare, nel senso che Luis Enrique secondo me finisce nei cedibili, anche perché se c'era veramente questo 50 milioni di budget di cui tanto si parla, aggiungi 20 milioni di Dumfries, aggiungi 4-5 milioni che arrivano da Sebastiano Esposito che è stato riscattato dal Cagliari, siamo già a un 75 milioni circa, no, di budget. Ecco, 15 son partiti per Akanji, 50 circa andrebbero su Palestra, siamo lì già e devi andare a prendere ancora un difensore, almeno uno, devi andare a prendere ancora un centrocampista o comunque Aleksandar Stankovic pure va ripagato, le risorse sono lì, quindi Frattesi deve partire, Luis Enrique secondo me è un altro che deve partire, devi sostituire con un profilo più low cost verosimilmente e sempre con la situazione Bissek poi da valutare, a quel punto però se parte Bissek di difensori te ne servono 2 allora e l'Inter sta andando sul Solé, al tempo stesso secondo me l'Inter non sta chiudendo su Solé perché sta valutando anche altre cose in questa fase, ma ne riparleremo anche stasera in diretta. Abbiamo messo tantissima carne sul fuoco, ragazzi. Questo era un contenuto molto denso di argomenti che forse dovremo anche sviluppare singolarmente, lo faremo meglio stasera in diretta alle 19:30, quindi vi aspetto, mi raccomando, in live qui su Passione Inter. Nel frattempo vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.